Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Oggi vi parlo di film di Natale, film natalizi, proprio per entrare un po' nello spirito natalizio. Prima di cominciare a parlarvi dei film di Natale che ho scelto di condividere con voi oggi, voglio dirvi che nella descrizione del video qui sotto trovate tutti i link che sono riuscita a trovare per ogni film per quanto riguarda la loro disponibilità sulle varie piattaforme di streaming. In ogni caso potete sempre provare a cercare questi film sulle piattaforme che usate voi solitamente. Nel video di oggi vi parlo di 9 film, quindi iniziamo subito. Il primo di cui voglio parlarvi è un classico. Si intitola Natale in casa Cupiello, è del 2020 ed è tratto dalla commedia di Edoardo De Filippo. La storia è ambientata a Napoli nel 1950. Si avvicina il Natale e il protagonista, Luca Cupiello, prepara il presepe con molta cura e dedizione, come fa ogni anno. La quiete però viene turbata da vicende familiari che vengono a galla e rischiano di rovinare le festività. Si tratta di un adattamento cinematografico di un'opera teatrale. Ho trovato su YouTube l'opera teatrale completa, quindi se volete capire di che cosa si tratta, vi lascio il link dell'opera teatrale nella descrizione qui sotto. Il secondo film di cui voglio parlarvi è una commedia un po' cupa, un po' amara. È Parenti serpenti di Mario Monicelli ed è un film del 1992. Una famiglia si riunisce per il Natale a casa dei nonni a Sulmona in Abruzzo. I primi giorni passano serenamente in preparazione al Natale, ma tutto cambia quando i nonni comunicano di voler andare a vivere a casa di uno dei figli. Nessuno è disposto a prenderli con sé, perciò i familiari per la notte di Capodanno architettano qualcosa per sbarazzarsene. Tutta la storia è narrata dal bambino, nipote dei due anziani, che non riesce a spiegarsi quanto accaduto. Il terzo film di cui voglio parlarvi è una commedia divertente. Si intitola Il primo Natale ed è del 2019. La storia inizia in Sicilia, ai giorni nostri, dove i protagonisti sono Salvo, un ladro, e Valentino, un sacerdote intento ad organizzare il presepe vivente in vista del Natale. Dopo alcuni imprevisti, i due vengono catapultati indietro nel tempo, nella Palestina di Erode, ai tempi della nascita di Gesù. Le varie avventure che i due protagonisti vivranno li faranno evolvere, tanto che quando tornano ai giorni nostri sono nell'animo due persone diverse da prima. Anche il quarto film di cui voglio parlarvi è una commedia divertente. Si intitola Il peggior Natale della mia vita ed è una commedia del 2012. A mio avviso la cosa più bella di questo film è l'ambientazione. La storia ha luogo nel Castel Savoia, in Valle d'Aosta, che è una villa ottocentesca in stile eclettico che fu la dimora estiva della regina Margherita. Il film racconta di due famiglie di amici che si riuniscono per il Natale, ma le cose non filano lisce. Fin da subito si alternano episodi rocamboleschi ed equivoci che metteranno alla prova i rapporti familiari ed amicizia. Il quinto film è del 2016 e si intitola La cena di Natale. Questa commedia è tratta dal libro omonimo di Luca Bianchini, questo qui, ed è ambientata a Polignano a Mare, in Puglia. Una famiglia variegata si prepara a festeggiare la vigilia di Natale, cosa insolita per Polignano, dove si festeggia in grande solo il giorno di Natale. Come si può ben immaginare, durante le preparazioni per la vigilia vengono a gala tradimenti, rivelazioni inattese che metteranno a dura prova tutti i componenti di questa famiglia allargata. Il sesto film si intitola 10 giorni con Babbo Natale ed è uno dei miei preferiti, tra tutti questi che vi sto dicendo. È dell'anno scorso, quindi recentissimo, ed è molto divertente. È uno di quei film
che si descrive come film per tutti, film per famiglie. I protagonisti sono i componenti di una famiglia di Roma, in cui il padre si occupa dei figli e della casa e nel mentre cerca lavoro, mentre la madre ha un bel lavoro soddisfacente che la tiene molto occupata. Pochi giorni prima di Natale, Giulia, la madre, riceve una convocazione per un colloquio che potrebbe portare ad una grande promozione, ma il colloquio si terrà a Stoccolma. La famiglia si convince ad andare a Stoccolma tutti insieme, con un vecchio camper, per trascorrere le feste insieme. Lungo il tragitto per sbaglio investono un uomo che si rivela essere Babbo Natale. In un primo momento lo credono pazzo, ma alla fine tutti si ricrederanno. E questi sono tutti i film relativi al Natale. I film di cui sto per parlarvi invece sono ambientati a Capodanno e nel giorno dell'Epifania. Il film ambientato a Capodanno è una commedia del 2014 e si chiama Soap Opera. Non è una commedia che fa ridere dall'inizio alla fine, perché si alternano dei momenti tristi, drammatici a momenti divertenti. Non so se si possa definire una commedia drammatica. È la notte dell'ultimo dell'anno, mancano poche ore a Capodanno. E il film racconta la storia degli inquilini di un palazzo, legati tra loro da relazioni d'amore e d'odio, da relazioni serene e da altre più complicate. L'ottavo film è un film d'animazione del 1996 che si intitola La freccia azzurra, di Enzo Dalò. Questo film d'animazione è tratto dal libro La freccia azzurra, quindi dall'omonimo libro di Gianni Rodari. Questo libro può essere tranquillamente definito un classico della letteratura per ragazzi ed è ambientato ad Orbetello, così come il film d'animazione. È un film d'animazione delizioso che parla della figura della Befana. La Befana è una signora, una signora anziana che porta i dolci ai bambini che si sono comportati bene e il carbone ai bambini che si sono comportati male la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Infatti il 6 gennaio qui in Italia si festeggia il giorno dell'Epifania. La Befana è sempre stata una figura molto più importante di Babbo Natale nella nostra tradizione, anche se non sembrerebbe così, però in realtà è così. Nella cittadina di Orbetello i bambini attendono l'arrivo dei doni della Befana, ma la Befana si ammala. Così incarica il suo aiutante di sostituirla, non sapendo che in realtà lui è il cattivo che vende tutti i giocattoli destinati ad essere donati. Ma un bambino e alcuni giocattoli che prendono vita riusciranno a salvare l'Epifania. Anche l'ultimo film di cui voglio parlarvi è dedicato alla figura della Befana e si intitola La Befana vien di notte, del 2019. Anche questo è un film per tutti, un film per famiglie. Una maestra di scuola è in realtà la Befana, che un giorno viene rapita. L'antagonista è un ricco produttore di giocattoli che vuole vendicarsi perché quando era piccolo, per un errore, la Befana non gli ha portato il suo dono in tempo per la mattina del 6 gennaio. Gli studenti della scuola scoprono che in realtà la loro maestra è la Befana e faranno di tutto per liberarla e salvarla dalle grinfie del cattivo. Il 30 dicembre uscirà il seguito di questo film e sinceramente non vedo l'ora di andarlo a vedere al cinema. Questo mese usciranno nuovi film di Natale, di cui però vi parlerò l'anno prossimo, perché appunto questi film appena usciti si possono vedere solo al cinema, non sono disponibili su nessuna piattaforma ancora. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video e spero che questo video vi sia piaciuto. Se guardate anche uno solo di questi film di cui vi ho parlato oggi, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, oppure fatemi sapere se già conoscete qualcuno di questi film. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!